Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale in questo video. Per prima cosa vi sto mostrando il mio notebook o taccuino, come lo volete chiamare, sempre la stessa cosa, solo che in inglese è sempre più figo, che sto utilizzando per quest'anno, per il 2023. È un semplice taccuino con la copertina rigida, è presente della carta FSC. Se non la conoscete è una carta che proviene da boschi gestiti responsabilmente in maniera controllata ed è del marchio Draeger, penso che si pronunci, è un marchio francese. Infatti nel retro presenta 3 lingue, cioè le informazioni in 3 lingue, francese, inglese e spagnolo. Leggendo dallo spagnolo, che magari è quella che comprendo meglio, c'è scritto: disegnato a Parigi nello studio Draeger e stampato in Cina nella nostra fabbrica certificata. Per preservare il nostro bellissimo pianeta utilizziamo inchiostri di base vegetale e carta FSC proveniente da boschi gestiti responsabilmente e di materiali controllati. Presenta 192 pagine e la grammatura è un po' bassina, in realtà è 100 grammi. E solitamente si preferiscono notebook di 160 grammi, soprattutto perché regge molto meglio l'acquerello, ma sapete bene che l'anno scorso ho utilizzato un semplice quadernetto a quadri e utilizzavo anche lì l'acquerello, quindi per me è un po' indifferente in realtà. E quest'anno ho voluto provare qualcosa di diverso, appunto, utilizzando questo bellissimo notebook che ha gli intarsi bianchi e dorati, come avete potuto vedere poco fa, e veramente mi piace tantissimo. Se volete ovviamente vi lascio il link, l'ho acquistato su Amazon, lo troverete nell'info box. Allora, procediamo dopo questa breve introduzione. Ovviamente il video non è sponsorizzato, però mi faceva piacere parlarvene perché è quello che sto utilizzando, insomma, e ve ne volevo parlare per informarvi, ok? Ce la posso fare. Allora, in questo momento sto realizzando un, come possiamo chiamarlo? Libricino? Non lo so. Diciamo un foglio, ho preso un foglio di carta da spolvero e se non la conoscete è una carta sul marroncino che si utilizza spesso dagli artisti per disegnare, appunto. Io infatti la utilizzavo molto tempo fa, quando andavo ancora al liceo, durante la lezione di disegno dal vero, quindi mi è rimasta molta di questa carta e la riutilizzo facilmente nelle bullet journal. Quindi ho rivestito la prima metà di sinistra con del washi tape fiorato, infatti tutti i link ve li lascerò nell'info box perché sto utilizzando veramente tantissimo materiale nuovo che non avete ancora visto nei video precedenti e quindi è tutto linkato giù. Sto utilizzando anche della semplice carta lucida, anche queste rimanenze di quando studiavo, insomma riutilizzo un po' tutto per fare un effetto veramente carino. Allora, nella carta lucida ho scritto una frase molto bella che ho trovato su Pinterest che dice così: nel grande gioco della vita vince chi non perde il cuore. Ho evidenziato la parola vince e la parola cuore con il pennarello brush pen rosa per appunto dare un tocco in più e poi ho ritagliato le varie frasi, le varie parole, insomma, e l'ho attaccate con del nastro biadesivo nella parte appunto floreale. In realtà ero molto indecisa se lasciare tutta la pagina intera con la carta lucida, quindi in trasparenza poi dava il washi tape, oppure ritagliare le varie parole. Ho deciso di ritagliarle per il semplice motivo che mi piaceva di più vedere in risalto il washi tape sotto. Ma anche diciamo anche precedentemente il risultato era molto carino, però ho preferito così. Nella facciata di destra invece sto andando a realizzare il calendario. Ho notato
nei vari setup dei mesi, che in realtà a me serve semplicemente un calendarietto così piccolo per segnare non tanto degli impegni, ma delle cose ben precise che mi accadono, diciamo così, o che devo svolgere, e quindi mi basta. E ho deciso di realizzarlo in questa maniera e poi questa, non so neanche come chiamarlo, questo foglio, diciamo così, lo andrò ad attaccare nella facciata di sinistra nel bullet journal, mentre in quella di destra, come avete potuto già vedere da poco fa, è stata realizzata in precedenza perché l'ho realizzata quasi un mesetto fa, diciamo, penso di sì, quasi un mese fa. Infatti ho fatto un piccolo short dove ve la mostro perché mi era venuto una specie di attacco d'arte e ho dovuto realizzarla per forza e non ho neanche acceso la telecamera. In questo momento invece sto andando a decorare la prima pagina di questo nostro piccolo libricino, non so come definirlo, insomma, con dei stampi e con l'inchiostro, stampi in silicone. Troverete sempre tutto linkato giù, che presentano dei fiori, tipo, sì, tutto fiori penso che siano. E ho utilizzato anche degli stampi, questi qui, con i puntini. In realtà sono degli stampi invernali, infatti presentano dei fiocchi di neve, però mi piaceva molto l'effetto puntinato e siccome utilizzando l'inchiostro in realtà sarei andata a sporcare tutto e poi sarebbe stato difficile pulirlo, eccetera, ho utilizzato la brush pen nera della marca Dual Art Marker, mi sembra che sia, che ho acquistato tempo fa in un set da AliExpress. È un set di 48 colori. Ovviamente ne potete trovare varie tipologie, vari set con diverse numerazioni, insomma. In questo caso, mentre stavo utilizzando questo timbro, ho notato che insomma rilasciavo veramente poco colore con la brush e quindi sono andata di conseguenza a utilizzare l'inchiostro. Ho cercato il più possibile di togliere le parti sporche che non mi servivano, ma non mi sono accorta di togliere il bordo, cioè che il bordo si era anche sporcato, e quindi sono andata un po' a rimediare con la mia fantasia e ho utilizzato le righe che involontariamente si erano create per creare sempre delle foglie, insomma, elementi floreali e via dicendo. Qui invece sto provando diverse tipologie di farfalle. Questi adesivi me li ha regalati la mia amica, che ringrazio tantissimo. Grazie Clara, un bacio. E quindi ero perennemente indecisa su quale utilizzare e questo lo vedremo anche più avanti in quanto sono bellissime.
cioè sono tutte stupende e avevo l'imbarazzo della scelta, non sapevo quale utilizzare. Alla fine ho deciso questa che ha dei toni rosella ma anche sfumati col grigio e nero al di sopra delle ali. Secondo me ci stava veramente bene, soprattutto perché i fiori, le foglie che ho timbrato non le ho colorate ma le ho lasciate diciamo tra virgolette bianche, nel senso ho lasciato solamente la timbrata con i bordi neri, ecco. Mentre in basso sono andata ad attaccare dei washi tape sempre fiorati della linea, insomma, che vi ho detto poc'anzi, perché ho comprato 10 washi tape, un set di 10 washi tape tutti a base fiorata, e questo è uno di quelli. E poi sono andata ad attaccare un fiore che invece ho stampato io, l'ho preso da internet e l'ho stampato. E poi sono andata a disegnare, a fare dei pallini in realtà, con la parte fine della brush, perché appunto ha due punte, una più spessa appunto come un pennello, quindi una brush pen, e dall'altra invece c'è il fine liner. Che ne pensate? Vi piace questa idea? Un po' innovativa? Non so, a me è venuta così, spero che vi piaccia, che vi possa entusiasmare quanto me, insomma, e stimolare. Spero che appunto le mie idee possano sempre piacervi. In realtà devo dire che questo mese è stato veramente molto elaborato, infatti questo video dura tantissimo, circa mezz'ora, cioè ve ne sarete accorti, ma il punto è che io solitamente cerco di farli più brevi possibili per non annoiare, per non stufare, anche perché cioè è bello vedere il risultato finale e nel frattempo ovviamente magari lo si fa insieme, però cerco sempre di moderare i tempi. In questo non ci sono riuscita perché il video è durato tantissimo, io ho impiegato 4 ore per registrare e ho detto tutto. E quindi è veramente elaborato, contiene moltissimi dettagli, moltissimi particolari. Poi ho utilizzato diciamo vari elementi e il tempo ci vuole, quindi ho cercato di velocizzare il più possibile, ma nonostante ciò dico non ho potuto togliere parti importanti, inevitabili, insomma, per il video. Qui sto attaccando dei francobolli, questo stile un po' vintage col richiamo dorato e azzurro, bellissimo, e poi dei stickers. Quindi potete vedere che ho attaccato il tutto e ho fatto nei bordi una specie di cornice con appunto la brush pen rosa. In realtà ci sarebbe stato anche un colore un po' più chiaro, in modo tale da adattarsi meglio forse ai toni pastello, ai toni delicati che ho utilizzato fino a questo momento, però devo dire che alla fine ci sta bene. Dopodiché, non contenta ancora del risultato finale, sono andata a prendere un adesivo da questi adesivi a libricino e con un tagliacarte di forma rotondo di varie dimensioni sono andata a ritagliare le parti e ad incollarle sopra il fiore e anche di lato per dare un effetto insomma maggiore, più vintage, possiamo dire così, più ricco ancora di più. Ho cercato di farvi vedere il meglio possibile la farfalla, che in controluce non si vedeva, non si notava così tanto. Bene, diciamo che ho cercato il più possibile di attenermi a uno stile coerente, quindi richiamando sempre la mongolfiera che vedete nella cover e le farfalle e questo tono molto opacato.
Poi alla fine, se vi va, fatemi sapere nei commenti quale delle 3 mongolfiere che successivamente vedrete vi piace di più, quella della cover, quella della seconda pagina o della terza. Cioè in realtà della seconda, quindi della quarta o della sesta pagina, ok? Sono un po' simili. Ovviamente ho utilizzato sempre lo stesso stampo che potete vedere qui. Ho utilizzato questo stencil. In realtà è uno stencil per bimbi, penso, però mi è stato veramente molto utile e graziosissimo tra l'altro. Questa mongolfiera l'ho realizzata con il washi tape e anche la prossima, però hanno due texture diverse e mi piacciono entrambe, cioè in realtà tutte e tre, però fatemi sapere voi nei commenti quale preferite, quale vi piace di più e commentate con una mongolfiera e una farfalla, entrambi, mongolfiera e farfalla, ok. Niente, invece in quest'altra pagina sto realizzando un riquadro, un riquadro in realtà ottagonale, simili, non lo so, alle non so neanche come si chiamano, comunque sa molto di vintage, insomma, tipo le cartelle postali, insomma, mi avete capito, spero. Per contenere tutti gli obiettivi che avrò questo mese. Anche qui ho utilizzato washi tape, ho utilizzato gli stampi precedenti dei puntini, non so, questi puntini mi piacciono, però non rendono tanto come vorrei io. Ho colorato il riquadro marrone e poi ho realizzato un'altra linea in nero tratteggiata che secondo me ci sta veramente molto bene. Poi con un altro stampo ho ho realizzato un fiore e un timbro postale tipo, insomma. E anche ho utilizzato delle scritte, il rosa e il marrone, che danno un effetto secondo me veramente carino, carinissimo. La scritta obiettivi l'ho realizzata invece sempre con lo stesso metodo che ho utilizzato per la scritta, e quindi ho utilizzato la carta lucida e ho scritto sopra e poi l'ho attaccata con il nastro biadesivo. Ho utilizzato sempre una farfalla, in questo caso tendente ai toni del marrone e del giallo perché ci stava veramente bene. Niente, spero che le mie idee vi piacciono e possiate trarre ispirazione. Nella parte basso ho realizzato quest'altra decorazione, sempre, scusate, come un timbro postale. In realtà la prima idea era mettere dentro un francobollo, ma l'ho fatto di dimensioni diverse, quindi ho deciso di mettere il francobollo sulla sinistra e lì fare un'altra decorazione, sempre con i timbri e un po' a mano, così come mi veniva. Non ho cercato di fare nulla di preciso, a caso, un po' a caso, perché viene lo stesso bene. E questa parte l'ho dedicata alle cose da fare. Come vedrete l'ho scritto storto e volevo in realtà rimediare, ma non si staccava più perché questo nastro biadesivo è veramente molto potente. E in alto ho riutilizzato la carta che avevo diciamo bucherellato con il tagliacarte e per non sprecare nulla ho riutilizzato anche quella. E niente, che ne pensate? Spero vi piaccia. Questo è bellissimo. Poi questo effetto su questa carta scritta traslucida che traspare sotto, bellissimo. Mi piace veramente un sacco. E la parte di destra, dimenticate a dirvi,
che l'ho dedicata al resoconto di aprile, perché ogni mese cerco di poi alla fine dare un'idea generale di come è andato il mese e cosa sia successo di particolare, diciamo in questo modo. Poi, non contenta del risultato finale, ho preso un altro francobollo, stavolta di un altro set, questo ispirato penso a Parigi, e sono andata ad attaccarlo sotto l'altro. Niente, mi piaceva di più. In queste altre pagine ho utilizzato questi washi tape. Mi dispiace tanto che per i washi tape, questo vintage che ho utilizzato anche nella pagina precedente, non sono riuscita a trovare il link, non sono riuscita proprio a trovare cioè io l'ho comprato, mi ricordo, su AliExpress, non sono proprio riuscita più a trovarlo. Non so se è fuori produzione oppure sono proprio io che non sono riuscita, ma non ho potuto aggiungere il link. Infatti di alcune cose che non troverete il link o sono dei materiali standard che ho utilizzato, quindi non c'è bisogno, a meno che non ne abbiate proprio la necessità. In questo caso fatemi sapere attraverso un commento e io vi aiuterò il più possibile. Oppure, comunque, stavo dicendo che sono materiali che di cui non ho trovato il link, quindi mi dispiace per questo. Comunque ho cercato il più possibile di aggiungere tutto. Quindi stavo dicendo che ho utilizzato una carta da scrapbooking, che ho stampato io però, da me stessa. Quindi non ho comprato da nessuna parte, l'ho semplicemente presa da internet e stampata. Poi, come avete visto, anche qui ero perennemente indecisa sulla farfalla da utilizzare. Alla fine ho utilizzato questa, sempre sui toni del giallino, e anche se ero tentata di utilizzare l'altra, quella più piccolina, azzurrina, che mi piaceva tantissimo. Queste pagine sono molto semplici in realtà, con una decorazione non eccessiva, perché queste pagine saranno dedicate ai giorni della settimana. Ho cercato in realtà di mettere più giorni possibili perché non sopporto sprecare spazio, ma allo stesso tempo non ho, diciamo, come dire, mi trovo bene a dedicare 2 facciate alla settimana, però al tempo stesso non mi va di sprecare troppe pagine. Quindi, di conseguenza, in queste pagine troveremo 8 giorni, 4 da un lato e 4 da un'altra parte. Cioè, dall'altra parte, scusate, ogni tanto le mie frasi non hanno molto senso. Alla fine comunque potrete anche notare che ho dimenticato a scrivere i giorni della settimana che ho aggiunto successivamente. Purtroppo me ne sono accorta dopo che avevo terminato di girare il video e quindi vabbè, ormai non ci entrano nel video, però le ho realizzate fuori camera. Qui sto realizzando le foglie con questi stampi e utilizzando, siccome non ho l'inchiostro colorato, sto utilizzando sempre le brush pen e devo dire che con questo metodo mi trovo veramente bene. E siccome volevo realizzarle a modo di cornice al di fuori della cornice stessa che ho realizzato, ho utilizzato questo pezzettino di carta in modo tale da coprire la parte che non volevo si sporcasse di timbro, e timbrando la parte esterna, e devo dire che il risultato mi piace tantissimo. Poi non chiedetemi perché in realtà ho colorato tutto il timbro, dato che me ne serviva solo una parte. Ci ho riflettuto dopo, infatti l'ultima foglia l'ho fatta a metà. Vabbè, cose che capitano.
poi ho aggiunto una scritta che dice così: ascolta sempre le tue sensazioni, loro non sbagliano mai. Perché a volte siamo dotati di un sesto senso che non ascoltiamo o che tralasciamo pensando che sia solo la nostra mente o i nostri pensieri e poi invece sbagliamo per non aver ascoltato appunto questo sesto senso, che lo sto dicendo al contrario. Allora, per realizzare questa mongolfiera ho utilizzato sempre il solito stencil e poi ho realizzato questa decorazione con il washi tape con la scritta, il foglio di carta da spolvero marroncino e un pezzo di carta lucida colorata di rosa. Infatti all'inizio vi avevo fatto vedere un foglio di carta lucida in cui avevo fatto delle prove proprio per vedere se i vari pennarelli reggevano il colore oppure no. Poi con questo pennarello metallico dorato sono andata a realizzare queste stelline, lumini diciamo, e poi ho contornato con il fine liner nero perché secondo me dà un tocco in più e ho realizzato infatti anche il contorno della mongolfiera e poi fuori camera ho realizzato anche il contorno della mongolfiera precedente perché così spiccava di più. Ecco qui. Quale delle tre mongolfiere vi piace di più? Fatemelo sapere, vi raccomando, perché ci tengo, sono curiosa di sapere anche il vostro pensiero e soprattutto se vi sta piacendo questa mia idea di questa realizzazione così particolare, molto tenue e vintage. Fatemelo sapere sempre giù nei commenti, ci tengo sempre a interagire con voi perché almeno capisco che non è a senso unico e questo mi fa piacere. Quindi qui sto scrivendo i giorni della settimana e dedico uno spazio in verticale a ciascuno dei giorni. E qui sto facendo un'altra cosa, ovvero voglio realizzare un timbro. Timbri ne ho tanti, diciamo parecchi. Sto utilizzando questo con la rosa, stile tipo Bella e la Bestia, ma ne ho tantissimi altri. Mi piacciono veramente tanto, mi sanno di vintage, retro, non lo so, mi dà proprio una sensazione bella, piacevole anche nel realizzarli. Infatti vi volevo chiedere una cosa e per favore rispondetemi. Vi farebbe piacere vedere dei video in cui realizzo solamente timbri in cera lacca? Ditemelo perché ultimamente mi sono un po' appassionata a guardare questa tipologia di video e li trovo in realtà solamente coreani o comunque orientali e in realtà mi farebbe piacere realizzarli, quindi fatemi sapere se vi possano interessare. Qui ho cercato, ho fatto del mio meglio insomma per farvi vedere tutto il processo, quindi anche la cera lacca che si va sciogliendo, anche se in realtà sarei dovuta restare ferma, ma non ho il fornellino adatto, quindi l'ho realizzato in quella candela. Infatti se notate all'inizio del video la candela è un'altra, ma ho dovuto prendere questa perché l'altra era finita. E questo è il risultato finale, molto bello. I colori ho cercato appunto di attenermi sempre al rosella, però ho poi spolverato della polvere lucida sulla rosa solamente per dare questo effetto ancora più luminoso. È veramente bellissimo, non so se si vede in fotocamera, non so se rende, ma è veramente molto bello. E sono andata ad incollarlo col nastro biadesivo e vi consiglio di utilizzarlo perché con la colla si stacca, e appunto in basso a sinistra
cioè nella pagina di sinistra, ma in basso a destra, ok. Vi volevo dire anche un'altra cosa, non ho realizzato la pagina dei film perché quest'anno ho messo i film tutti insieme e dopo appunto ho lasciato delle pagine in bianco e ho dedicato quelle successive alle foto, una foto al mese per tutto l'anno. E nulla, qui vi faccio rivedere tutte le pagine, la frase, l'effetto finale e tutte le altre. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi aspetto al prossimo video e vi ringrazio come sempre. Ciao!